Per studiare il mondo, i suoi fenomeni, in passato l'uomo si è affidato all'osservazione, ai propri sensi, al senso comune. Oggi questi strumenti non ci permettono più di comprendere le leggi della fisica e l'universo, che è infinitamente piccolo e grande al tempo stesso, un universo che la scienza sta rivelando grazie alle nuove teorie e agli strumenti sofisticati di cui si è dotata. Di questi cosiddetti paradossi della scienza parliamo con i nostri ospiti, il dottor Alessandro Melchiorri, che insegna cosmologia all'Università La Sapienza di Roma, il professor Sabino Matarrese, che insegna cosmologia all'Università di Padova, il dottor Aniello Grado, ricercatore di astrofisica extragalattica presso l'Osservatorio di Capodimonte di Napoli dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il professor Salvatore Capozziello, che insegna cosmologia all'Università Federico II di Napoli. E cominciamo dal professor Capozziello. La teoria della relatività è una teoria a fonte di paradossi, di fenomeni che sfuggono al senso comune. Cosa sostiene questa teoria tanto famosa? Allora, la teoria della relatività viene formulata da Albert Einstein tra il 1905 e il 1916. Il nocciolo fondamentale di questa teoria è che la velocità massima raggiungibile da un qualsiasi sistema è la velocità della luce e a causa di questo fatto lo spazio e il tempo diventano relativi ad un osservatore. Questo fatto può portare a delle cose molto strane, tipo la contrazione delle lunghezze e l'allungamento dei tempi. Ecco, dottor Grado, un'espressione paradossale che sentiamo ripetere dai fisici è che le distanze si contraggono. Che cosa significa? Significa che nel passaggio da un osservatore ad un altro osservatore in moto rispetto al primo, le lunghezze, il metro cambia la sua lunghezza, appunto. E questo non deve meravigliare. Noi vediamo qualcosa del genere quando proiettiamo l'ombra di un oggetto su un pavimento, su una parete. L'ombra di questo oggetto cambierà lunghezza a seconda di come proiettiamo la luce su questo oggetto, ma la lunghezza dell'oggetto in sé non cambierà. Ecco, a proposito di questo, professor Matarrese, un oggetto che si muove ad una velocità vicina, prossima a quella della luce, sembra vivere di più. Che significa? Effettivamente un oggetto in moto viene percepito da un osservatore fermo, che vede questo oggetto in moto, avere una vita più lunga, c'è quello che viene chiamata dilatazione, allungamento dei tempi, e in particolare noi vediamo, per esempio, troviamo particelle sulla superficie del mare, ad esempio, che vengono dagli strati più alti dell'atmosfera, la cui vita media è troppo breve per aver attraversato una distanza così lunga. Per spiegare questo fenomeno diciamo che c'è stato un allungamento della vita media di questa particella proprio perché procede molto velocemente a una velocità prossima a quella della luce. Ecco, dottor Melchiorri, e che significa che spazio e tempo non sono indipendenti? Beh, questa è una conseguenza proprio della relatività ristretta e dell'assumere che la velocità della luce è costante in ogni sistema di riferimento. In pratica, se noi prendessimo qua due orologi e li sincronizzassimo in maniera tale che mostrassero lo stesso tempo, poi un orologio lo lascio qui, l'altro orologio lo porto con me, lo metto su un razzo, gli faccio fare 2 volte il giro della Terra, poi riprendo questo stesso orologio e lo mostro, cioè faccio il confronto tra i 2 orologi qua in laboratorio, posso vedere una differenza tra i tempi misurati tra questi 2 orologi. Quindi questo è praticamente una delle conseguenze del fatto che la velocità della luce è costante e quindi il tempo misurato da un orologio dipende dal suo percorso nello spazio quadridimensionale. Okay? Ecco, professor Capozziello, i fisici fanno riferimento spesso a un cosiddetto paradosso dei gemelli, Mario e Maria. Che cos'è questo paradosso dei gemelli? Allora, il paradosso dei gemelli è essenzialmente l'esemplificazione di quello che è stato detto poc'anzi. Immaginiamo di avere 2 gemelli, appunto Mario e Maria, dunque 2 persone nate nello stesso istante più o meno, e quello che succede, ne prendiamo uno e lo facciamo rimanere sulla Terra, un altro invece si sposta a velocità prossima a quella della luce per un viaggio intergalattico.
Quello che succede, secondo il fatto che i tempi si dilatano, è che Maria, che sta viaggiando, essenzialmente risulterà più giovane di Mario, che è rimasto sulla Terra, se dovesse ritornare appunto nel punto di partenza. Questo paradosso della relatività ristretta può essere risolto considerando la relatività generale, cioè in pratica considerando il fatto che il sistema di riferimento può anche accelerare. Ecco, dottor Grado, un altro paradosso. Massa ed energia sono equivalenti dal punto di vista relativistico. Che significa che massa ed energia sono equivalenti? Significa che noi possiamo trasformare la massa in energia e l'energia nella massa, secondo la ben nota formula E uguale mc quadro formulata da Einstein. E questo per esempio accade nel Sole. Il Sole perde circa 4 miliardi di chilogrammi al secondo, cambia la massa di 4 chilogrammi al secondo, e questa va in energia, l'energia che ci riscalda qui sulla Terra. Ecco, professor Matarrese, questa equivalenza massa-energia come si dimostra ed è sfruttabile in qualche modo? Fu dimostrata essenzialmente cercando di avere una formulazione delle leggi della fisica che non cambiasse cambiando il sistema di riferimento. Proprio questa esigenza, che è alla base della relatività ristretta di Einstein, porta a farci capire che l'energia non è quella che pensavamo fino all'Ottocento, cioè non è semplicemente qualche cosa che va a zero quando la velocità del corpo va a zero, ma contiene un termine in più che è legato proprio alla massa. Come si può sfruttare? Si può sfruttare come ha detto il mio collega poc'anzi, è alla base della fusione termonucleare nelle stelle, è alla base del fatto che il Sole, diciamo, continua a splendere, non collassa su se stesso, e quindi ha grandissime applicazioni pratiche. Ecco, professor Melchiorri, che differenza c'è fra le teorie della relatività ristretta e la teoria della relatività generale? Relatività ristretta da una parte e relatività generale dall'altra. La relatività ristretta è contenuta all'interno della relatività generale e l'estensione, diciamo, si parte da relatività ristretta a relatività generale perché si include le forze di inerzia, si include la gravità nella teoria della relatività ristretta. Quindi, mentre la teoria della relatività ristretta vale in quelli che noi chiamiamo sistemi di riferimento inerziali, cioè sistemi di riferimento in cui una particella mantiene il suo stato di moto quieto uniforme, la relatività generale espande le considerazioni della relatività ristretta anche a sistemi non inerziali come quello appunto in cui adesso stiamo, in questo studio, insomma. Ecco, dottor Grado, la fisica classica, quella di Galilei, Newton, funziona benissimo nel nostro sistema solare, dove invece deve essere trasformata, modificata in qualche modo? Quando ci muoviamo a velocità prossime a quella della luce, quando siamo in prossimità di campi gravitazionali molto intensi, oppure quando vogliamo eseguire delle misure molto precise. Un esempio è dato dal Global Positioning Sensing, il GPS, che è alla base dei navigatori satellitari che tutti utilizziamo, ormai sono così diffusi. Il GPS utilizza una serie di orologi atomici, sono distribuiti sulla Terra e su un insieme di satelliti che orbitano intorno alla Terra, molto precisi, e è stato necessario apportare delle correzioni relativistiche, sia di relatività ristretta che generale. Questo perché i satelliti si muovono rispetto gli orologi sui satelliti si muovono rispetto agli orologi a terra, e per questo è necessario introdurre una correzione di circa 17 microsecondi al giorno, 17 milionesimi di secondo al giorno. Professor Capozziello, si dice che la materia curva lo spazio-tempo. Che significa che la materia curva lo spazio-tempo? Allora, questa è una delle conseguenze più eclatanti della relatività generale. Diciamo c'è anche una specie di rivoluzione concettuale in questo. Per la prima volta Albert Einstein considera spazio e tempo come entità dinamiche, dunque dalle sue equazioni viene fuori la struttura dello spazio-tempo a seconda di come è distribuita la materia in essi. Vi faccio un esempio molto semplice. Immaginiamo che lo spazio-tempo è un lenzuolo e immaginiamo che la massa che sta su di essa è una palla di piombo. Che cosa succede? Succede che il lenzuolo si incurva. Allora, quello che sta succedendo è che la reazione dello spazio-tempo alla presenza di questa massa è essenzialmente il fatto che la sua struttura ne viene deformata.
Ecco, queste idee su spazio, tempo, geometria, professor Matarrese, come modificano la nostra possibilità di conoscere l'universo? L'hanno modificata in modo radicale, oserei dire. Prima dell'avvento della relatività generale, ad esempio, potevamo dire tranquillamente che se prendevamo un corpo molto distante da noi, potevamo sempre pensare che questo corpo ci mandasse un messaggio, basta aspettare tempo, questo messaggio ci arriva. Supponiamo che questo corpo venga mandato infinitamente distante da noi, basta aspettare un tempo infinito, questo messaggio ci arriva. Non è più così. Nella concezione che abbiamo oggi dell'universo, esistono parti dell'universo che anche aspettando tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione fino ad oggi non ci raggiungeranno mai, non ci manderanno mai dei messaggi, e così noi possiamo mandare dei messaggi nell'universo che non raggiungeranno mai certe parti dell'universo. Dottor Melchiorri, un altro paradosso: per spiegare il cosmo, l'universo, bastano i concetti di materia e di energia, la teoria della relatività da una parte e gli ingredienti dall'altra? Ma la situazione che abbiamo oggi in cosmologia è da una parte estremamente felice, nel senso che abbiamo tantissimi dati e tutti questi dati sono in accordo con la teoria della relatività generale, soltanto che noi abbiamo bisogno di un ingrediente molto strano, che è questa energia oscura, che è di difficilissima comprensione teorica. Quindi se da una parte abbiamo un modello che è in buon accordo con i dati, capiamo molto poco di questo modello e quindi sicuramente in futuro dovremo modificare ulteriormente le cose. Ecco, professor Capozziello, i buchi neri di cui tutti parliamo, cosa sono? Allora, i buchi neri sono l'estremizzazione di quello che ho detto poc'anzi. Cioè, immaginiamo di incurvare lo spazio-tempo fino a condizioni estreme. Si arriva ad una situazione paradossale per cui l'oggetto che emette luce, per esempio una stella che sta collassando, è tale che la luce non può uscire più da questi buchi neri. Allora, dove sono? Ci sono buone evidenze che possono essere appunto in sistemi stellari e attualmente siamo nella felice situazione di poter quasi affermare che in tutte le galassie esiste un buco nero al loro centro, essenzialmente buchi neri estremamente massivi, dell'ordine di milioni di masse solari, e in ogni galassia ce n'è uno. Se ci imbattessimo in un buco nero, dottor Grado, come faremmo ad accorgercene? Ce ne accorgeremo perché un buco nero è un oggetto che esercita una forza di gravità molto intensa. Se ci avviciniamo a un buco nero, le forze cui saremmo soggetti sarebbero così forti da deformarci come un elastico e distruggere qualsiasi cosa si avvicina troppo a un buco nero. Ecco, professor Matarrese, ma c'è un modo di sfuggire ad un buco nero? Questa domanda è alla base della definizione stessa di buco nero. Facciamo un esempio: se io nel posto in cui sono lancio un sasso verso l'alto, questo sasso andrà verso l'alto e poi ricadrà per terra. Se io aumento, diciamo, l'impulso che do a questo sasso, se la velocità iniziale aumenta, questo sasso andrà sempre più in alto e arriverà a una velocità tale per cui questo sasso potrà prendere il volo e allontanarsi definitivamente da terra. È quello che facciamo normalmente quando mandiamo un missile nello spazio. Nel caso del buco nero, la velocità che devo raggiungere per far sfuggire questo sasso è una velocità superiore a quella della luce, il che è impossibile, è vietato dalle leggi della fisica. Questo fa sì che se io sono all'interno di quello che si chiama il raggio di Schwarzschild, che è una certa distanza, che per esempio per un oggetto con una massa pari a quella del Sole è di circa 3 km, nulla di particolarmente microscopico, la velocità dovrebbe essere maggiore della luce e quindi non c'è modo di sfuggire. Ecco, dottor Melchiorri, andiamo adesso alla meccanica quantistica. Meccanica quantistica, cos'è? Dunque, se fino adesso le cose di cui abbiamo parlato potevano sembrare strane, allora passando alla meccanica quantistica le cose diventano ancora più strane. Meccanica quantistica viene introdotta nel 1900, a partire dall'inizio del secolo scorso, ed è una propria rivoluzione sia nel pensiero che nella scienza. E la meccanica quantistica studia i fenomeni fisici su scale molto piccole, su scale di un atomo e al di sotto dell'atomo. E la cosa più interessante è che proprio viene fuori questo principio di indeterminazione di Heisenberg, che non ci permette di conoscere di una particella posizione e impulso con una precisione assoluta allo stesso tempo. Quindi c'è questa indeterminazione che ha grandissime conseguenze nella fisica di oggi. Quindi, professor Capozziello, la natura in questi casi è indecisa, o sembrerebbe tale. E che significa un dualismo onda-particella? Allora, più che indecisa, diciamo così,
che ha comportamenti diversi a seconda dei componenti dei sistemi che vengono presi in considerazione. Questo principio, che poi è il principio del dualismo in natura, essenzialmente ci dice che se io ho un numero piccolo di oggetti, fondamentalmente le particelle, posso considerarle appunto come oggetti che si stanno muovendo come particelle, dunque che hanno una traiettoria e che possono essere descritte tramite le leggi del moto ordinarie. Se invece ho molti di questi oggetti, quello che viene a succedere è che l'insieme di tutti quanti questi oggetti dà origine a situazioni in cui posso descriverli con un'onda. Questo è fondamentalmente il dualismo onda-particella, per cui molti oggetti pensiamo a onde, pochi oggetti pensiamo a particelle. Ecco, dottor Grado, voi fisici parlate di indeterminazione, abbiamo un po' introdotto questo concetto, che significa? Il principio di indeterminazione fu formulato da Heisenberg e dice che esistono delle quantità fisiche che non possono essere misurate allo stesso tempo con un'infinita precisione, e questo non per un limite degli strumenti a nostra disposizione, ma per un limite di principio. Quindi noi di una particella possiamo conoscere per esempio molto bene la posizione, ma non potremo conoscere molto bene la velocità. Quindi a questo proposito, professor Matarrese, può fare un esempio? C'è un esempio che è forse uno dei più paradossali della meccanica quantistica, che è quello delle proprietà del vuoto in meccanica quantistica. Il vuoto in meccanica quantistica è qualcosa di molto diverso da ciò che noi pensavamo nella fisica classica, ma è come dire, pieno di proprietà e il vuoto pullula di quelle che si chiamano particelle virtuali, e queste particelle virtuali possono vivere per un tempo limitato avendo un'energia diversa da zero, proprio grazie al principio di determinazione di Heisenberg, perché la precisione con cui misuro l'energia è inversamente proporzionale alla precisione con cui misuro il tempo di vita di queste particelle. Quindi quello che accade paradossalmente è che il vuoto fa nascere delle particelle che poi moriranno e torneranno nel vuoto. Ecco, dottor Melchiorri, a questo proposito, nel microcosmo, in pratica, a quanto stiamo capendo, gli ingredienti ci sono e non ci sono al tempo stesso. Come facciamo a saperlo? Beh, dunque, c'è stata un'idea degli anni 60 di un fisico olandese, Casimir, che poi è stata verificata anche sperimentalmente qualche anno fa, che proprio consiste in questo: voi prendete due lastre di un condensatore e quello che succede, non carico, allora se noi abbiamo questa energia del vuoto in mezzo a queste due lastre, noi andiamo a selezionare delle onde, delle oscillazioni fra le varie possibili moti oscillatori dell'energia del vuoto, che devono essere queste lunghezze d'onda sottomultipli della distanza della lastra. Allora accade che avvicinando le lastre abbiamo un decremento della densità di energia di vuoto e quindi dovremmo vedere una trazione tra queste due lastre che effettivamente è stata fisicamente misurata. Per fare una connessione con la vita di tutti i giorni, è praticamente un effetto molto simile a quello che accade in mare quando due barche si accostano. Allora accade un effetto di selezione tra le onde e le due barche sentono come una forza di attrazione, quindi inevitabilmente due barche che si accostano, che si avvicinano per questa forza, e che è un effetto Casimir, diciamo, della fisica comune. Ecco, professor Capozziello, la meccanica quantistica sembra introdurre una situazione di anarchia, ognuno fa quel che gli pare, insomma, fino al punto, voi dite fisici, di esistere o non esistere. Che significa tutto questo? Allora, in realtà non è anarchia, è qualcosa che è un po' distinto dal nostro senso comune. Fondamentalmente in meccanica quantistica, come in tutta la fisica, devono essere conservati dei numeri quantici, in questo caso l'energia del sistema. Allora, l'energia è conservata, le particelle possono scomparire o comparire, esattamente come negli esempi che sono stati fatti poc'anzi. Un fenomeno estremamente interessante in questo senso è il cosiddetto fenomeno dell'entanglement. È una parola tecnica che fondamentalmente vuol dire intreccio. Io ho un sistema intanglato quando ho un sistema che è dato da una miscela di particelle e questa miscela di particelle risente delle proprietà l'una delle altre anche se le distanze sono tali che il sistema può essere causalmente sconnesso. Vi faccio un esempio molto semplice per poter chiarire questo problema, il cosiddetto paradosso di De Broglie. Immaginiamo di avere un sistema intanglato in cui ho delle particelle che hanno spin up e spin down. Spin up vuol dire fondamentalmente delle trottole rivolte verso l'alto o delle trottole rivolte verso il basso.
Per il principio di esclusione di Pauli quello che avviene è che se inverto una di queste trottole anche l'altra risulta invertita. Ora immaginiamo di prendere una particella con un dato spin e lasciarla a Parigi, proprio questo è l'esempio di De Broglie, prenderne un'altra e portarla a Tokyo. Quello che succede è che invertendo lo spin a Parigi inverte anche lo spin a Tokyo, anche se la distanza è estremamente elevata. Ecco, dottor Grado, si parla poi di teletrasporto. Che si intende con questo sostantivo, con questo termine? Teletrasporto non deve essere inteso come il teletrasporto di famose serie televisive. Il teletrasporto in meccanica quantistica è il trasferimento di informazioni da un luogo all'altro. Questo è stato verificato sperimentalmente, è possibile trasferire le informazioni che si hanno su una particella, è stato fatto l'esperimento su una singola particella, a una particella che era distante. Questo è stato fatto per dei fotoni che erano stati posti sulle rive opposte del Danubio a Vienna, un esperimento compiuto pochi anni fa, e il teletrasporto non si pensa ad un'applicazione per trasportare materia, ma piuttosto c'è un grosso interesse per costruire computer quantistici, per trasferire le informazioni molto rapidamente e per costruire dei computer estremamente potenti.